EICMA 2022, tantissime le novità portate da HJC. Siamo qua con Fulvio Crivelli, Head of Sales di HJC Italia. 7 caschi nuovi, adesso andiamo a vederli uno alla volta, vediamo se ci ricordiamo cosa cambia in tutti questi caschi, in tutti questi prodotti. Ci proviamo Alberto, Dai. Innanzitutto grazie che siete venuti. Niente, figurati. Andiamo a vederli. Iniziamo con RPH A91, RPH top di gamma del casa HJC. Partiamo con il modulare che quindi cambia, prodotto chiaramente vendutissimo. Avete deciso di cambiarlo, come è migliorato? Allora ti spiego solo 2 o 3 caratteristiche principali. L'RPH, la nostra famiglia top di gamma. I nostri sviluppatori hanno sviluppato tutta la nuova famiglia RPH NC2206. Il primo che vi facciamo vedere è l'RPH 91, che è un modulare top di gamma in PIMEVO, quindi in fibra di carbonio che le varie fibre composite. Le caratteristiche principali del nuovo RPH 91 sono innanzitutto la linea esterna, che è cambiata completamente dal suo predecessore, l'apertura della mentoniera che è basculante, quindi permette una mentoniera molto più aderente anche a utilizzo da casco aperto. Quindi più bilanciato il casco. Molto più bilanciato, esatto. Un'altra caratteristica interessante, poi ce ne sarebbero 1000 da raccontarti, è la visiera solare. La visiera solare è più lunga di 5 mm rispetto alla precedente, ma la caratteristica fondamentale è che anche ha un movimento che permette alla visiera di avanzare fino a un centimetro. Okay. Quindi questo permette di, diciamo, anche chi utilizza occhiali molto, molto ingombranti, piuttosto che ha una conformazione abbastanza pronunciata del naso, di evitare che il naso o che gli occhiali tocchino sulla visiera solare. Il prezzo di listino va da 5,49 a 6,29, a seconda se si sceglie la grafica o il monocolore, e sarà presso i nostri punti vendita a partire da gennaio 2023. Seconda novità, RPH 71, quindi siamo nel mondo dello sport turismo, moto sportiva che si usa su strada, si sta fuori tutto il giorno, c'è bisogno del visierino perché si parte magari la mattina con la luce, si torna la sera che c'è buio. Un altro prodotto che avete venduto un sacco e si rinnova anche questo. Esatto, RPH 71 è sempre la famiglia RPH, quindi il top di gamma della nostra collezione. Il suo predecessore RPH 70 ci ha permesso di fare dei buoni numeri e delle buone vendite, dare un prodotto veramente soddisfacente al cliente finale. RPH 71 è l'evoluzione EC2206, come l'RPH 91, sempre 4 calotte, 4 PS, EC2206. Mi sono dimenticato di dire, ma lo dico adesso, predisposizione per lo Smart HJC, quindi Bluetooth, un sistema integrato di Bluetooth che poi vi farò vedere in una seconda parte. Il sistema di visierino, come abbiamo visto sull'RPH 91, è sempre col sistema di abbassamento e avanzamento, proprio per dare più spazio nell'utilizzo degli occhiali. Questo tipo di sistema è regolabile, quindi c'è una levetta che permette la regolazione su 3 step, quindi non necessariamente si deve utilizzare tutto avanzato, ma si può regolare, e ve lo farò vedere nel modello successivo. Prezzo di listino 4,79, 5,29. Anche questo verrà consegnato presso i nostri concessionari a partire da gennaio 2023. Senti, anche questo è stato ridisegnato, immagino tanta attenzione alla reazione, un casco stradale, quindi tanto comfort. Tanta attenzione alla reazione, diciamo il brief da cui è nato questo casco è il long journey, quindi il viaggio abbastanza lungo. Quindi attenzione alla reazione sia frontale che superiore, sia all'estrazione, ma non solo. Attenzione al comfort, abbiamo ristudiato tutte le cavità per dare un comfort diciamo ottimizzato, per permettere di utilizzare il casco per dei lunghi viaggi senza mai dover accusare fastidi o dolori. Terza novità, mondo jet, RPH 31. Esatto. Che in questa versione in esposizione ha una particolarità, cioè ha installato il sistema interfono diciamo nativo, tra virgolette. Dedicato, sì. Dedicato. Allora vi spiego brevemente, RPH 31 è un po' l'erede dell'RPH Jet, quindi sempre famiglia RPH top di gamma, 4 calotte, 4 PS, EC2206, quindi parliamo di gettone per maxi scooter,
per utilizzo diciamo abbastanza continuativo su scooter di un certo tipo. Caratteristiche principali sono innanzitutto il doppio visierino, quindi il visierino solare sempre col sistema di avanzamento, che un po' ormai è il family feeling della famiglia RPH o di questa nuova generazione. Visiera molto pronunciata che permette anche l'allungamento in caso di utilizzo diciamo su tratti particolarmente lunghi dove si vuole evitare l'ingresso di aria. Questo è gestibile dal rider. Prese d'aria superiore ricordano abbastanza il nostro cavallo di battaglia che è l'RPH 11 con una particolarità. Sono state create per permettere di, in caso di chiusura delle ventilazioni, canalizzare l'aria che entra nella parte di ventilazione, canalizzarla e farla uscire nella parte posteriore al fine di stabilizzare di più il casco ad alte velocità. Per questo che dico è dedicato a quel tipo di utilizzo jet veloci, comunque con certi tipi di prestazioni. Come dicevi tu, lo introduco qua, ma vale anche per l'RPH 91 e l'RPH 71, il nuovo sistema Smart HJC totalmente integrato, facile di installazione, due modelli disponibili, come vedete è molto facile sia da installare che disinstallare, quindi facilmente rimovibile, due modelli in commercio, Smart HJC 21B e Smart HJC 50B. 21B è un Bluetooth con doppio modulo, 4 possibilità di collegamenti, collegamento con TFT a 219 euro, mentre il 50B, sempre in compartecipazione con Sena, è la versione evoluta col sistema mesh a 349 euro. Tra l'altro notavo questa soluzione interessante per cui una parte dei comandi sono su un lato e un'altra parte sono sull'altro. Esatto, il 21B avrà una sola centralina che è la unit principale che permette l'attivazione, lo spegnimento e l'accensione del sistema Bluetooth, la regolazione del volume, anche se c'è poi comunque la possibilità di regolarlo vocalmente. La versione 50B che c'è il sistema mesh ha la doppia centralina anche sulla parte opposta, in quanto serve solo per attivare il sistema mesh, non verrà poi più utilizzato durante la guida, perché appunto la destra è la parte dell'acceleratore, quindi diciamo non sarebbe funzionale con l'utilizzo. Anche questo modello sarà presente presso i negozi a partire dall'anno prossimo, non gennaio ma parliamo di fine febbraio, quindi un pelino più in là, ma essendo un jet diciamo abbiamo deciso di dare priorità agli altri caschi più invernali, chiamiamo così. Allora, qua passiamo invece al mondo del policarbonato, una versione migliorata, più avanzata, Advanced Policarbonato, lo chiamate, APC. Sì, APC. Chiaramente è un prodotto che diciamo, ha la stessa destinazione d'uso di RPH 71, che abbiamo visto prima, ma in una fascia più bassa, diciamo. Esatto. Abbiamo creato anche questo nuovo modello che si chiama I71, come hai anticipato. È un casco in APC, Advanced Polycarbonate Composite, EC2206, 3 calotte, quindi già un casco di un certo tipo di produzione, quindi più calotte ci sono, più il casco chiaramente è bilanciato in testa in base alle taglie. Su anche l'I71 abbiamo apportato la modifica del visierino che con le 3 regolazioni che permette di andare avanti e quindi di utilizzare degli occhiali più ingombranti piuttosto che in base alla conformazione del viso. Verrà consegnato nei negozi intorno a fine gennaio, il suo prezzo di listino è da 2,29 a 2,69 secondo se scegli un monocolore o una grafica. Sempre Pinlock, è quello che ho dimenticato di dire nei modelli precedenti, tutti i modelli che vi sto presentando hanno il Pinlock nella scatola e quindi sono dotati di Pinlock e Pinlock ready, quindi utilizzabili anche con la visiera anti-appannamento. Ovviamente numerose grafiche disponibili che in EICMA si potranno poi vedere tutte e magari riprendere tutte. Certo. Va bene, proseguiamo. Continuiamo la maratona.
V10 passiamo al mondo del classic, Vintage. vintage, ok. Noi riconosciamo la parte con la lettera V, appunto, Ok. il prodotto vintage. Certo. È una novità assoluta per noi, non l'avevamo mai fatto, è un retro style con le caratteristiche però di utilizzo di un casco moderno. Ok. Quindi visiera spessa, pin lock ready, interni sfoderabili, areazione comunque regolabile dall'interno, Ok. quindi open close, sia nella parte mentoniera sia nella parte superiore. Ok. Calzata veramente confortevole, quindi gli sviluppatori hanno cercato di dare un layout Certo. vintage ma un comfort da casco moderno. Certo. Tra l'altro guardavamo prima, possiamo far vedere, delle finiture molto curate nella parte interna, c'è questa... Esatto. Immagino. Abbiamo fatto delle finiture che riportano un po' il vintage, ma con delle chicche che sono assolutamente di un casco moderno, cioè il quick release in caso di incidente, quindi lo sganciamento del guanciale, diciamo, parallelo alla calotta, la predisposizione per lo Smart HJC. Ricordo che noi abbiamo nella famiglia Smart HJC ormai 4 modelli di Smart HJC. Smart HJC 10B e 20B, che sono degli interfoni semi-integrati, vale a dire con la batteria applicata in una cavità posteriore ma con una unit di comando parzialmente esterna. E poi i nuovi modelli che sono il 21B e il 50B che sono totalmente integrati, che sono quelli che abbiamo visto sull'RPH 91 e l'RPH 71. Il V10, pur essendo vintage, ha la predisposizione per il nostro sistema Smart HJC 10B o 20B. Quindi vintage outside, ma diciamo come utilizzo Super contemporaneo. Esatto. Ok, proseguiamo nella nostra super carrellata. Fulvio, ancora jet, ancora vintage, V31, vediamo se so... Dai, prova a spiegarlo te. Il modello nuovo che sostituisce il V30, nuova omologazione anche in questo caso. E poi per cosa cambia? Allora, il V31 è l'erede del V30, pochi cambiamenti, casco vintage, ce l'avevamo già l'anno scorso. Cosa abbiamo migliorato? Innanzitutto abbiamo messo i 3 bottoni per attaccare la PIC, che piace sempre a chi utilizza questo tipo di casco, mentre il modello precedente non ce l'aveva. Abbiamo messo la strip dietro per attaccare gli occhiali, anche questa è estremamente necessaria per questo tipo di casco perché dà un aspetto totalmente vintage. Altra novità, la precedente versione non era estraibile all'interno, il modello V31 è estraibile sia i guanciali che la calottina. Ultima e non per importanza, qualcuno direbbe, di novità, la regolazione del visierino. Il visierino è regolabile su 3 steps tramite queste levette che, alzandole scatto dopo scatto, regolano il fondo corsa del visierino. Adesso siamo già all'ultimo. Più o meno in alto. Esatto, se si riportano a zero il visierino sarà molto più ampio, molto più lungo e con molta più copertura. 199, 229 il prezzo, 199 monocolore, 229 il graficato. Certo. Se non sbaglio ci manca l'ultima novità. Abbiamo finito questa... La carrellata. Avete portato troppa roba, dovete venire con meno prodotti. Se no E siamo l'anno qua- prossimo sarà ancora di più. Va bene. Ultima novità, un altro integrale, l'entry level della gamma. Esatto, qui parliamo del nostro best seller da sempre. Il predecessore si chiama CS15, l'abbiamo tenuto in gamma per tanti anni, per 6 anni, ha fatto dei numeri stratosferici. L'abbiamo rinnovato quest'anno con l'occasione della nuova omologazione EC2206. Allora, una particolarità di questo casco è che, pur essendo un casco entry level, quindi un casco diciamo di fascia d'ingresso, quindi un casco per monetizzare, 109 euro il monocolore, 129 il grafica, è un casco con 4 calotte, quindi vuol dire che con questo tipo di casco riusciamo a fornire dalla tripla XS alla doppia XL, quindi anche bambini o ragazze con la testa particolarmente piccola. Disponibile anche il C10 a partire da dicembre, qualcosa abbiamo già consegnato presso i nostri store autorizzati, solo in monocolore, le grafiche arriveranno intorno a dicembre. L'interno è interamente sfoderabile, quindi lavabile, pur essendo un entry level, questa è una parte abbastanza importante perché ti permette di rinfrescare il casco quando è sporco.
Direi che abbiamo finito la carrellata. Siamo riusciti ad arrivare in fondo a tutte queste novità. Va bene, Fulvio, ti ringrazio. Ringrazio voi, Niente, ci vediamo alla prossima EICMA. grazie Alberto e grazie a tutti voi. Ciao!